Ben ritrovati da Mr. Bloom per un nuovo episodio di Estratti di Bloom, delle piccole pillole di informazione sul caffè nel tempo di un'estrazione, anzi in questo caso nel tempo di 2 estrazioni addirittura. Mi concentro sulla preparazione, noi ci vediamo dopo la sigla. Molto bene, di cosa parliamo in questo episodio? Parliamo di quello che pensate di sapere su acidità, dolcezza, amarezza e corpo e le mie verità, le verità di Mr. Bloom, sempre in termini di acidità, amarezza e le descrizioni di un caffè. Lo faremo addirittura con 2 metodi di estrazione in parallelo, in modo che io vi possa far comprendere le differenze tra i diversi descrittori, i diversi gusti, in base poi al metodo di preparazione. Da una parte abbiamo un AeroPress, da una parte abbiamo il French Press. Quindi da una parte un metodo molto tradizionale, dall'altra parte invece un metodo un po' più moderno. Inizio con la preparazione del French Press, che è un po' più lunga, e nel frattempo vi spiego alcune cose sull'acidità, ad esempio. L'acidità è una delle sensazioni che più facilmente andremo a percepire in un caffè e è impossibile che un caffè non sia acido. È impossibile che non sia acido perché gli acidi sono naturalmente presenti nel caffè. È vero che la tostatura li degrada, però buona parte di acidi clorogenici, acido citrico e acido malico resteranno all'interno del caffè. Alcuni acidi poi addirittura sono prodotti dalla fase di tostatura e di conseguenza, come vi dicevo, qualsiasi caffè arabica, robusta o di diverse varietà, diverse tipologie di tostatura sarà tendenzialmente acidulo. È giusto che questa acidità sia bilanciata, ecco che lì interviene la dolcezza. La dolcezza quindi appunto interviene per smorzare le note acidule di un caffè e renderle bilanciate. L'acidità deve essere poi complessa, quindi non deve essere solo citrica e poco altro. Un caffè solo citrico sarà un caffè tendenzialmente povero. È bene che sia citrico, che sia malico, che ci sia la giusta dose di acido acetico, che non vi spaventate dalla parola, acetico significa che sì, sa di aceto quando è molto presente, però se è presente in piccole quantità sarà gradevole e renderà un'acidità molto, molto vinosa e simile alla frutta rossa. Quindi da questa parte abbiamo una French Press, un tempo di estrazione di circa 4 minuti, da questa parte ho un AeroPress. Perché utilizzo 2 metodi di estrazione diversi? Perché saranno diverse le sensazioni appunto di acidità, dolcezza e corpo che andrò a ricavare da uno e l'altro metodo. In termini di amaro, anche questo sarà una sensazione che in qualsiasi caffè sarà presente. L'amaro deriva dal processo di tostatura. Il processo di tostatura è un processo che si chiama di degradazione degli zuccheri, quindi vado a ridurre assieme agli acidi anche gli zuccheri e vado a creare dei composti aromatici che tendenzialmente saranno piuttosto amarognoli. Non è vero che l'amarezza deriva dalla caffeina, o meglio, non è vero che deriva unicamente dalla caffeina. È vero che la caffeina è amara, ma intanto è molto difficile da estrarre e in secondo luogo ce n'è molto poca in realtà in un caffè. Se andate a vedervi il mio video dove parlo di arabica e robusta, differenze tra arabica e robusta, vedrete che in un caffè verde e di conseguenza anche in un caffè tostato, perché una delle particolarità della caffeina è che tra verde e tostato non viene alterata, essendo un alcaloide, una struttura molto forte, per cui avremo sempre circa 1-2% di caffeina, molto difficile da estrarre, per cui in una tazza di caffè avremo molti più solidi, molta acqua ovviamente, e pochissima caffeina in realtà.
quella caffeina è vero che la percepiremo come amaro, ma l'amaro del caffè è determinato invece dai composti prodotti dalla fase di tostatura. Abbiamo poi il corpo. Ecco, il corpo è qualcosa di forse un po' più difficile da distinguere in un caffè, perché più che altro non siamo abituati a distinguere la componente tattile di un caffè con il palato. Per capire la differenza di corpo ho appunto utilizzato due metodi di estrazione molto, molto diversi. In questo caso nell'Aeropress ho una determinata pressione, seppur piccola, non è la pressione di una macchina da caffè espresso, e adesso possiamo andare a estrarla. Nell'altro caso, nel French Press, invece di pressione non ne ho, per cui nel caso dell'Aeropress andrò ad estrarre molti più composti. Tra questi composti ci saranno anche carboidrati e grassi, e molti meno nella French Press, quindi normalmente avrò più corpo, ovvero più densità all'interno di un Aeropress rispetto a una French Press. Ho quasi terminato l'estrazione della French Press, il tempo di creare un po' di turbolenza, e siamo pronti per il versaggio. Nel caso dell'acidità, invece, posso utilizzare filtri diversi. In questo caso un filtro di metallo. Se io questa bevanda adesso andassi a filtrarla con un filtro di carta, andrei a pulire, diciamo, la bevanda e a innalzare forse la percezione di acidità di questa bevanda, andrei a trattenere gli oli, quindi a ridurre il livello di corposità. Quindi ecco che il corpo dipende ovviamente dal tipo di caffè che sto utilizzando, ma dipende molto anche dal modo e dal tipo di estrazione che sto usando. Quindi pressione maggiore, corpo maggiore, filtro, differenza di filtro di carta o di metallo, innalzamento del sentore di acidità, e allo stesso tempo con il filtro di carta andrò a ridurre, a trattenere degli oli, e quindi a ridurre questa sensazione di densità e di corposità. A questo punto ho ottenuto due bevande con lo stesso caffè, con simili proporzioni, anche se ovviamente avrò per forza di cose proporzioni diverse essendo di dimensioni più piccole, però ecco la cosiddetta coffee to water ratio, ovvero la proporzione acqua al caffè, è rimasta la stessa. Ho ottenuto lo standard di 60 grammi litro per entrambi. In questo caso ho una bevanda molto più pulita, molto più cristallina, dovuta al filtro di carta che è presente nell'Aeropress. In questo caso una bevanda più torbida. Però allo stesso tempo qui ho una leggera pressione che qui non ho. Quindi a livello di corposità avrò sicuramente dei sentori, delle sensazioni diverse. Dovrei allo stesso tempo avere anche molta più acidità in questo caso rispetto a questo. Ecco, in questo caso la tazza estratta con l'Aeropress, acidità molto gradevole, molto intensa, molto, molto pulita, tazza cristallina, corposità caramellosa e non eccessivamente densa. Ecco, in questo caso avrò un'acidità un po' meno pulita per il fatto di aver utilizzato un filtro di metallo anziché di carta, una maggiore corposità, una tazza più densa dovuta al tempo di infusione e al tipo di estrazione, e una dolcezza leggermente meno bilanciata, quindi più sbilanciato verso l'amaro. Quindi per questo tipo di caffè, a seconda dei gusti, e questo è un altro aspetto da sottolineare, non esiste un caffè perfetto, non esiste, come abbiamo detto, un caffè che non sia acido, non esiste un caffè che non sia amaro, e esiste un caffè purtroppo che non è dolce, e questo dipenderà molto dalla tipologia di caffè e dalla tostatura di quel caffè.
Quindi utilizzerò uno o l'altro metodo a seconda del momento della giornata, a seconda del mio gusto personale, se privilegerò e se mi piace qualcosa di un po' più spinto a livello di acidità, un po' meno denso, andrò su un metodo di estrazione simile all'Aeropress o forse al filtro. Se invece mi piace più la densità, sono disposto ad a rinunciare invece a un po' di acidità, andrò a prediligere l'estrazione fatta con la French Press. Abbiamo quindi sfatato alcuni falsi miti, su tutti quello dell'acidità. Un caffè è acido, è sempre acido, sarà un po' forse meno acido perché la percezione del dolce sarà superiore, quindi sarà più bilanciato, sarà auspicabilmente un'acidità complessa. Un caffè è anche sempre amaro, un caffè per quanto possa essere dolce ha dei composti creati, generati dalle reazioni di Maillard e dalla fase di caramellizzazione, quindi dalle ultime fasi della tostatura, che generano anche dei composti amari. Ovviamente non deve essere un amaro che va a coprire tutto il resto, altrimenti significa che quella caramellizzazione lo spinta a una carbonizzazione a quel punto. Il corpo deve essere anche qui bilanciato, possibilmente complesso, perché è dovuto alla quantità di oli e di grassi, però nel corpo dipende molto dipende dal tipo di estrazione che andrò a utilizzare. Sarà un po' più complesso avere un corpo molto molto denso da un'estrazione fatta con un metodo a filtro, a percolazione e un filtro di carta. Un po' più invece è probabile trovare un po' più di corpo qui. Un'ultima cosa da dire: l'intensità di questi descrittori non è mai un indice di qualità, ovvero intensità di acido, intensità di amaro e intensità del corpo non sono indice di qualità, sono semplicemente l'intensità, è come se fosse il volume di quel tipo di descrittore. Quindi l'acidità superiore o inferiore, anche quando è bassa, non è detto che sia un caffè di qualità scarsa, può essere semplicemente una caratteristica di quel caffè. Così come un corpo di livello basso può essere qualitativamente eccellente, ma a livello di intensità molto basso e viceversa. Quindi non fatevi ingannare dall'intensità e dalla scala invece qualitativa. Sono due scale diverse, quindi per forza di cose due metodi di valutazione diverse. Normalmente infatti in una scheda di assaggio hanno delle voci separate. Mi sembra di aver detto tutto, ho estratto anche 2 caffè contemporaneamente, meglio di così, non mi resta che berli. A me piace più l'Aeropress, quindi mi berrò questo. Noi ci vediamo a uno dei prossimi episodi di estratti di Bloom. Stay bloomish e alla prossima!